Vediamo se ho il coraggio. Allora, signori, il Nivolet è stupendo, è una cosa inimmaginabile, ma guardatevi qua, guardatevi attorno, guardate la fauna, la flora. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. L'apertura di oggi sarà un po' diversa dal solito per un semplice motivo. Una volta rincasato dal weekend mi sono accorto che i primi 3 o 4 file della GoPro mi davano problemi una volta che andavo ad editare il video con Final Cut Pro. Allora che cosa sto facendo? Sto cercando di introdurvi le condizioni in cui sono partito sabato mattina per farvi percepire al meglio quello che accadrà durante il video. Immaginate che la mia sveglia sono dalle 5 meno un quarto circa del mattino. Sono uscito di casa alle 5:10, 5 e un quarto, era completamente buio, l'aria era frizzantina, ma non vi anticipo più di tanto. Entro in autostrada e il viaggio inizia proprio così. Ci sarà gallina? Non ci sarà? Secondo me ci sarà. C'è anche una pattuglia della polizia, vedo. Eccola qui, con le luci blu. Eccolo qua, gallina. Buongiorno. Allora? Tanto che eri qua? Volevo arrivare tipo all'albero di Natale, ma ho visto che c'è il comitato di benvenuto. Clavi, buongiorno. Buongiorno, dottore. Com'è? Tutto a posto, tutto bene? Fresco? No, si sta bene, dai. Sono qualche grado in più della media. Bene, c'è anche Enrica. Ciao! Come avete visto, Enrica e Roberto super mega puntuali, quindi un saluto al volo, veloci, e si inizia la discesa. Il sole si sta alzando, siamo dalle parti di Fidenza e la temperatura è di 1,5 gradi. È sceso in picchiata in questo momento. Stiamo fiduciosi e tra un po' si rialzerà, ma alle 5 quando siamo partiti ce n'erano 7. Finalmente siamo usciti dall'autostrada Ferrara Nord, siamo a circa 700 metri dalla nostra struttura, passiamo, scarichiamo e poi ci troveremo qui, esattamente qui se non mi ricordo male, il nome è questo della pasticceria Mire. Ci troveremo direttamente lì con Andrea. Adesso qui facciamo la curva e praticamente siamo arrivati in struttura. Eccolo! Eccoci Andrea! Eccola, la macchinetta! Ciao! Allora? Ciao, buongiorno! Allora, sei a posto? Tutto a posto. Arriviamo! Freschino, eh? Ma dai, No, sì! qua no, ma abbiamo trovato anche 1 grado, 1,5 gradi a Parma, Cavolo, sì, allora dai! 9 e un quarto, siamo saliti in sella e stiamo costeggiando il Po. Lo costeggeremo per un bel pezzo, eccolo qui il Po. Questa zona qui si chiama Isola Bianca, davanti c'è Andrea, poi c'è Gallina e questa è l'entità del traffico che c'è su questa strada qui. Adesso costeggeremo il Po per diversi chilometri e praticamente ci immergeremo in questo parco, in questa zona, in mezzo a questa natura. La premessa di Andrea questa mattina ha detto: adesso faremo un po' di strada che costeggia il Po, ed il Po ce l'abbiamo ancora alla nostra destra, e faremo delle strade che vi metteranno assolutamente tranquillità, pace. Ecco, questo è il contesto in cui siamo adesso, che oggettivamente, complice praticamente l'assenza di persone, non c'è nessuno, siamo solo noi, qualche ciclista di tanto in tanto, ma il traffico è pressoché zero. Si respira oggettivamente, assolutamente un'aria di tranquillità, serenità. Adesso ci ha detto, dopo queste curve troveremo una casa di zucchero, una delle tante case di zucchero, probabilmente è questa qui, questa casa che si vede qui in mezzo, probabilmente, vediamo un po'. Ecco, sì, quella lì è una delle case di zucchero. Sono strade da fare con calma, come vedete, estrema calma. Di tanto in tanto troverete anche delle pagode, delle panchine, posti dove potervi accomodare e fare picnic. Insomma, estrema pace. Ahimè, il tempo si sta cambiando, guardate la nebbia proprio come viene su dalla terra. Siamo sempre lungo il Po
e ci stiamo tuffando all'interno di questa nuvola praticamente. Sembra novembre in questo momento, invece siamo al 15 aprile. Da quando non produco più sono messo in pensione, mi ha tenuto a dieta. Questa è la ricciolina, Rica, specialità ferrarese. Salata o dolce? Salata. Bene. dolce ci Questo sente. Quindi c'è la pausa ricciolina. Pausa grazie. ricciolina. Dolce ci Ecco. sente. Andrea, dai, raccontaci un po' di sto castello qua. Allora, questo è un altro castello abbastanza famoso. Mesole è famoso per il castello, un altro castello estense. Ci facciamo un volo sopra magari. Lì c'è la piazza vecchia, proprio avanti. Dove c'è il chiosco? Esatto, c'è la piazza vecchia, magari facciamo un saltino a vedere. Questa è la piazza vecchia di Mesola. Questa è la piazza vecchia. Il borgo di Mesola iniziò a vivere grazie alle bonifiche intraprese nel XVI secolo dagli Estensi. L'area della tenuta, occupata dal mare fino al X secolo, fu acquistata dalla Casa d'Este alla fine del 400 per costruirvi una delle dimore di campagna denominate Delizie. Mesola è un comune del delta del Po, a sud del ramo denominato Po di Goro, che rappresenta sia il confine comunale sia regionale tra Veneto ed Emilia-Romagna. Il territorio, interamente pianeggiante, è per gran parte sotto il livello del mare, ma sono ancora visibili le linee delle dune che rappresentano l'antica costa. La parte a ridosso del fiume è caratterizzata da terreni argillosi, mentre le aree più vicine al mare, adiacenti alla riserva naturale Bosco della Mesola, sono caratterizzate da terreni sabbiosi. Il comune è compreso nel parco regionale del delta del Po dell'Emilia-Romagna ed è caratterizzato dalla presenza di vaste aree con boschi e pinete. Nel Bosco della Mesola è presente una sottospecie autoctona di cervo. L'edificazione del suggestivo complesso architettonico del castello di Mesola ebbe inizio nel 1578 per volere del duca Alfonso II, ultimo discendente della dinastia degli Este, che desiderava lasciare un segno importante sul territorio ferrarese, costruendo una residenza di corte sfarzosa, al punto da poter competere per dimensione e magnificenza con il più antico castello di Ferrara, simbolo assoluto del dominio estense. 4 imponenti torri merlate, mura possenti, grandi finestre fanno del castello una struttura a metà tra una fortezza e una dimora di lusso o delizia, protetta nel 500 da 9 miglia di cinta muraria e circondata da un bosco per la caccia. Secondo l'ipotesi di alcuni storici, questa futura città rinascimentale doveva contrastare il potere di Venezia sull'Adriatico, un progetto ambizioso che necessitava di tempo e di eredi che Alfonso II non riuscì ad avere. Nel 1598, infatti, lo Stato Pontificio tornò in possesso del Ducato di Ferrara e di conseguenza anche di Mesola. Siamo ripartiti e via strada delle valli di Rosolina. Strada piccola, stretta, andamento lento qua. Tanta natura, pioppi come se non ci fosse un domani. Adesso praticamente arriveremo in un punto, stiamo già in un punto dove abbiamo in realtà acqua sia a destra che a sinistra. Di qua adesso c'è questa sponda che è un po' più alta, non si vede, ma siamo praticamente su una lingua di terra in mezzo ad acqua dovunque. Alla mia destra ci sono dei fenicotteri, eccoli là. Adesso se ci fermiamo magari potrei pure tentare un volo. Neanche a dirlo, è pieno zeppo di moscerini. Infatti adesso tra un po' chiuderò anche la visiera, che come fin quando sono seduto i moscerini battono sul parabrezza e mi vengono addosso, altrimenti eccoli qua, guardate qua, fenicotteri come se non ci fosse un domani. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into
Ripartiamo da questa breve sosta, breve ma intensa, dove siamo stati anche particolarmente fortunati a riprendere i fenicotteri da molto vicino. Poi non so, si sentono dei colpi di fucile, però la sensazione è quella. E quindi quando hanno sentito un colpo di fucile i fenicotteri si sono alzati in volo. Fortuna voluta che io ero lì sopra col drone, quindi forse ho ripreso qualcosa di decente, però decisamente molto molto bello. Peccato che è pieno di moscerini, zanzare, non ho ben capito cosa siano, ma è veramente veramente pieno. Praticamente siamo in mezzo alla laguna. Guardate il navigatore, abbiamo acqua ovunque. Qui non sembra, ma abbiamo acqua a destra e a manca, davanti, ovunque. Dico che abbiamo acqua ovunque, non scherzo. Ed eccoli lì, lì sono altri fenicotteri davanti a voi. Non c'ero mai stato da queste parti e devo dire che merita assolutamente, forse anche complice la giornata. Eccoli qua i fenicotteri, un gruppetto più piccolo di quello di prima. Come vedete oltre a noi c'è anche gente in bici, ma tutto molto relax, tutto molto blando, velocità nostra, velocità loro, e ci godiamo posti e paesaggi. Questo qui davanti a me ovviamente è Andrea, dietro Gallino. Qui è veramente una cartolina, guardate, con questo casale che si specchia nell'acqua, veramente veramente bello, molto molto bello. Mi ripeterò, ma queste casette messe su questi isolotti così, molto 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 accattivante la questione. Casette, insomma, ville. Le nuvole che si specchiano nell'acqua sono qualcosa di incredibile. Siamo arrivati in località Porto Levante. Adesso non so se è qui il posto dove si pranzerà. Davanti a Andrea. Però vi devo dire la verità, la giornata è estremamente piacevole, magari anche complice il meteo, l'aria è frizzante, ma c'è il sole, quindi per me poi sono tutti posti nuovi, forse anche quello inciderà. Andrea non so se sta salutando, se sta trattando per il pranzo, perché da come ho capito si prenderà un barchino e si andrà al ristorante. Adesso vediamo, cerchiamo di capire. Questo è il posto dove parcheggiamo e quella lì è il ristorantino, secondo me? No. Era sull'isola. Quello là in fondo, guarda. Ah, ok. Boh. Serve di cosa? Quindi si prende la barchetta e si va, mette a posto il tutto e via, go. Galli, adesso ti faccio fare pure un giro con il ghebo. Benvenuti qua. Ah, che bello. Ma bisogna pedalare. Guardate qua. No, non si pedala qua, pedali dopo pranzo. È un motore? Allora qua c'è anche la turista fai da te Enrica col cappellino da safari. Go, si va. Giorno. 5 basta? 5. Buon, a posto. Ah, senti, tutta bella caldina. Ci scaldiamo. Galli, organizzazione perfetta. Arrivi, tac. Perfetto, sì, perfetto. Venticello. Sì, frizzantina, Zantina, ci sta bene. Si lasciano le moto e si va in barca, guarda qua. Cinzia, tu sei in montagna, guarda qua, guarda. Guarda che spettacolo. Guarda che spettacolo che è. Anche la giornata, i colori fantastici. Porto io. Galli, dopo una piccola traversatina siamo arrivati alla Ristoria Pizzorano e questa è la location, ma che roba è? C'è già musica. Vedete che c'è chi va col pullman, ci va col taxi e ci va con la barca. La barchetta. Abbiamo lasciato i fenicotteri e abbiamo trovato i cigni. Vuoi che butti la corda? La cima. Vuoi che butta addosso? Butta la cima. Praticamente si scende dalla barchetta e questo è il contesto dove siamo, è un isolotto. C'è questo ristorantino dove si mangia pesce ovviamente. Andrea ha già provveduto a fare un'esplorazione nei giorni scorsi qua. Bellissimo. Qui si pranza, qui c'è la laguna, sabbia, Lì va. Si va anche qui c'è un turista fai da te.
ufficio turistico. Cinzia, tu non vuoi venire mai con noi, guarda dove siamo, al mare, quello davanti a te è il mare. Cinzia, tu sei in montagna, in mezzo dentro, che dormi dentro le botti lì, e noi siamo tra cigni e fenicotteri, anche se c'è Enrica con un cappellino vagamente da safari. Sono pronta, guarda. Lei aspettava i leoni, invece no. Robby, I leoni di mare. leone di mare. Guardate che assembramento che c'è su questa spiaggia. Questa è la spiaggia privata di quel ristorantino dove siamo arrivati con la barca. Ci siamo soltanto noi. È semplicemente incredibile. Mi dispiace per Cinzia che si sta perdendo tutta questa roba qua. Cinzia ha detto: non si può rimandare al 1° maggio? No, non si può. Abbiamo trovato tanti. Guardate Andrea che posto che ha trovato qua. Guardamo il baccalà. Il baccalà è polenta, con 20 gradi non puoi non mangiare la polenta. Guardate che location che c'è. Posto così qui. Buon appetito. Grazie. Gli gnocchi fritti. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Stavo dicendo che poi mi ha interrotto perché da quando usciamo con Gallina è la prima volta che ci sediamo a tavola in un ristorante, in una struttura. È vero. Che generalmente il pranzo on the road con che apparecchia sempre Enrica con i suoi foulard. E la tavola l'abbiamo trovata quella volta. E la tavola si trova lungo la strada, generalmente. L'avevamo portata fuori, ti ricordi? Buon appetito. Vediamo se ho il coraggio. Allora, signori, il Nivolet è stupendo, è una cosa inimmaginabile, ma guardatevi qua, guardatevi attorno, guardate la fauna, la flora, la passiflora, la fiorentina. Come non amare questo posto? L'amaro del capo. L'amaro del capo, c'è tutto, c'è tutto. Robby, tu che dici? Ti è piaciuto? Concordo. Enrica l'ha approvato, eh? Dov'è Enrica? Dietro di te. Sì, va bene. Adesso ci siamo seduti a mettere le gambe sotto il tavolo, una volta ogni 10 anni si può fare. Quando c'è Andrea. È il primo video che uscirà con seduti a tavola. Seduti a tavola con un ristorante. Aggiungi un posto al tavolo. Pausa pranzo terminata, ragazzi. Adesso si torna in sella. Qui davanti c'è Gallina e lì davanti c'è Andrea. Pranzo molto piacevole e carina. La location è veramente bella. Forse complice il periodo, poco trafficato. C'era veramente un'aria rilassata, tranquilla, serena e soprattutto dove non tirava vento, perché il vento sta soffiando un po', dove non tirava vento faceva addirittura caldo. Cinzia, ti stai perdendo un po' di roba oggi, eh? Oggi secondo me ti sarebbe piaciuto sia la location dove abbiamo pranzato, ma anche il contesto che stiamo vivendo adesso. In questa parte d'Italia non c'eravamo mai stati e ci torneremo perché merita assolutamente. In questo momento c'è un vento abbastanza sostenuto, ma guardate la laguna, è una tavola, è un po' increspata, ma il mare è calmo. Perché? Perché è riparato da 3 lati e quindi all'interno l'acqua è completamente calma. Qui è Scardovari, no? Sì, abbiamo passato Scardovari, questa è tutta la sacca, è una specie di ansa molto grande dove ci sono allevamenti di cozze come se piovesse. Infatti nonostante il vento qua a mezzo adesso è un po' increspato, ma prima lì era proprio ferma l'acqua. Più avanti, no? Sì, poco più avanti un paio di ponti inchiati, gli ultimi 2 rimasti. Carino. Un po' di gnocca. Si chiama? Si chiama po' di gnocca.
Eccolo qua, un ponte delle Colchiatte, quello che c'è a Bereguardo, uguale, solo che qui di acqua ce n'è ben di più. Ecco qua l'altro ponte, sempre fatto di barche. Pedaggio, cassa, questo si paga. Ritirare scontrino fiscale. Adesso faremo un pezzo di Romea per avvicinarci a Comacchio. Comacchio che siamo a circa mezz'ora, 40 minuti all'incirca. Si è alzato un vento molto fastidioso nel frattempo. Siamo arrivati a Comacchio. Comacchio è una località posta a 3 km dal mare, sulla costa nord dell'Emilia-Romagna, nel delta del Po. Soprannominata anche la piccola Venezia, è una città lagunare che incanta, è garbata e genuina, dotata di una vitalità che trova linfa nel rispetto della propria storia e dell'ambiente che la circonda. Una lucentezza diffusa ricorda la vicinanza con il mare, la cui luce inonda gli spazi urbani, potenziata dalle superfici quieti dei canali, scrigno di particolari bellezze naturalistiche e testimonianze storiche. Comacchio, oggi considerata la capitale del parco del Delta del Po, è un piccolo centro che nasce e vive tra terra e acqua. I suoi 7 lidi sono meta ideali per una vacanza da trascorrere con la famiglia o con gli amici, o anche per un weekend in relax, per riposarsi al sole o per festeggiare nella divertente notte dei lidi. 18:20 ripartiamo da Comacchio. Siamo ad una quarantina di chilometri da Ferrara e l'obiettivo non velatamente dichiarato, quindi palesemente dichiarato di Andrea, è di portarci in una gelateria, perché praticamente questa sera ceneremo con il gelato, visto che oggi il pranzo di oggi praticamente è stato molto riempitivo, diciamo così. Quindi sotto questo sole fantastico ci stiamo avvicinando su strade secondarie verso Ferrara, strada ad alto livello di incidentalità, non avevo mai visto un cartello simile, quindi avrò visto almeno 10 consecutivi su questa strada qua. Si vede che probabilmente la gente accelera abbastanza abbondantemente e ahimè succede quello che nessuno vorrebbe accadesse. Siamo arrivati a Ferrara, adesso stiamo seguendo Andrea, sono circa le 7:15, quindi c'è un po' di traffico. I locali sono pieni, come vedete. Monopattino in 2, in 3, in 4. Questo è il futuro è monopattino, ragazzi. Se il futuro è monopattino, ragazzi, forse è meglio fermarsi un attimino. Non ho fatto il video prima che li stiamo mangiando, questi dicono che cazzo andate in gelateria. Ti è piaciuto il gelato a te? Ho finito anche in fretta. L'espresso di un secondo, infatti. Enrico ci aveva ancora intero, tu già l'avevi finito. Stavo già lavando l'aria. No, non è buono. Non è buono, si deve rifare. Dobbiamo prendere un altro, secondo me. Dagli una seconda Per possibilità. assaggiarlo. Assaggiamolo questo gelato. Grazie di tutto, Andrea. Ma ragazzi, grazie a voi. Alta qualità oggi giornata strepitosa, meteo fantastico e nessuno ha ritardato, nessuno si è perso. Compagnia fantastica. Compagnia Gallina, l'unico problema è Gallina che è dietro la telecamera che Sta lì dice dietro. no, dice di no, eccolo lì, guarda. Ha Lì detto dietro, vai. vogliamo ripetere la stessa cosa. Gallina dice no, non si può ripetere. Vieni qua, fatti vedere. Vieni qua. No, non vengo di compagnia, sto qua. È il contesto. È il contesto. Oggi c'era pochissimo traffico, la strada era tutta per noi, per me è la prima volta, quindi sono rimasto estremamente contento, sia del giro, sia la location del pranzo era qualcosa di... A un certo punto non si capiva se stavi al mare, se stavi in montagna, dove stavi. Veramente fuori dal mondo, molto bello. Tanta natura,
fantastico, bello. Aria buona, tanta aria, troppa aria, Poche persone. poche persone, poca gente. Vuoi venire a chiudere il video? Dai, vieni qua, Robby. Ma anche tu, poi questi non ci credo. Qui non fare qui c'è il botto. Grazie ancora di tutto. Della pazienza che ci vuole con certe persone qua. Con voi pazienza non ce ne vuole. Perché siamo in linea con la Nottura, un Sosti, questo, quell'altro. Abbiamo visto bei posti. Posti di alti livelli, sì. Molto molto bello. Delle solite montagne che comunque sono... No, per me la prima volta, ti devo dire la verità, non mi aspettavo così. L'avevo visto in foto, l'avevo visto nei video, però magari pure complice la giornata bella così, che era partita un po', sembrava novembre, invece poi è diventato aprile. Grazie Andrea. Mi raccomando, tu non mi disturbi. La prossima volta che mi mandi un messaggio ti disturbi. Ma vabbè, io quando chiamo qualcuno, quando scrivo dico sempre ti disturbo, perché magari stai facendo, sei occupato, che ne so. Tu chiami. Va bene, grazie ancora. Grazie Monica, grazie ancora, grazie di tutto. Cinzia, mi raccomando. Cinzia quando vedrà questo video qui rosicherà un po', perché il mare, quella la sai che è la passione sua, so quindi che c'è la passione. ci torneremo. Ma anche te comunque. Si sta prenotando già Gallina, vuole tornarci, già lo so. Gelateria romana. Sinceramente il gelato è buono, sì, bravo Andrea. Adesso riattraverseremo un po' Ferrara e poi andiamo nella nostra struttura. Andrea proseguirà, noi ci fermeremo, ci faremo una doccia, ci diamo una sciacquata e poi vediamo dopo cena se fare un giro per Ferrara, se vederci Ferrara by night o se fare qualcos'altro, vedremo. Ecco il castello di Ferrara. Poi magari vediamo se è il caso di passarci stasera col Mavic sopra. No dai che adesso andiamo, la passeggiatina l'abbiamo fatta ragazzi, l'aria è frizzante, si sta bene, abbiamo digerito, Bravo. vi salutiamo, domattina ci ritrovate qui, buonanotte. Ciao.